Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi torniamo a parlare di avari. Circa un anno fa abbiamo già parlato di avari, in particolare in relazione al nostro avaro associativo Matus, che nel tentativo di ricostruire un'immagine più completa di questa popolazione che tanto ebbe a che fare con i Longobardi, si dedica ad esempio anche al canto di gola. Vi lascio il link in descrizione se voleste riprendere il video. Oggi torniamo a parlare di avari perché è uscito un nuovo studio sul DNA che parrebbe dare indicazioni più precise sull'origine di questo popolo fino ad oggi così tanto discussa. Zelda, non mangiare il mio elmo. Zelda? No. Come vedete è un gatto molto obbediente. Dicevamo, avari e longobardi. Perché parlare di queste due popolazioni? Zelda, un po' di rispetto, dai. Dicevamo, perché parlare di queste due popolazioni insieme? Beh, perché pochi anni prima di quel 568 in cui Re Alboino guidò i Longobardi dalla Pannonia all'Italia, proprio sul bacino pannonico si affacciano gli avari e resteranno protagonisti di quest'area per i 2 secoli successivi. Una popolazione proveniente da Oriente, di cavalieri, molto abili e molto esotici. Perché diciamo questo? Beh, perché ad esempio i Longobardi dagli avari acquisiscono alcune caratteristiche tecniche fino ad allora non in uso nel contesto europeo, come ad esempio la tecnica lamellare nella costruzione di elmi ed armature. Questo è il mio elmo. In associazione abbiamo scelto di avere un unico elmo lamellare perché riteniamo che corrisponda a un censo molto elevato e troviamo ridicolo quindi un'associazione di pochi individui piena di elmi lamellari. Come ama dire il nostro amico Marco Valenti, ci sono queste associazioni di soliduchi. L'elmo in sé riproduce un esemplare in realtà alla Manno di Niederstotzingen. Perché? Perché è un esemplare conservato in maniera decisamente migliore e più completa dei pochi riferimenti che abbiamo in Italia. In Italia infatti troviamo il nasale, alcune lamelle e il colmo, ma mai un elmo completo, sebbene dal punto di vista tecnico questi elementi abbiano una diretta corrispondenza con quelli alamanni e con quelli avari. Una nota a margine, questa ricostruzione ha alcuni anni, dobbiamo aggiornarla, riprodurremo nuovi paragnatili perché gli ultimi studi sembrano indicare che anche questi fossero prodotti secondo la tecnica lamellare e non con un blocco unico. Detto questo, guardiamo un attimo all'elmo. La prima cosa che ci salta all'occhio è il suo essere così esotico, così lontano dall'immaginario che abbiamo legato agli elmi della tarda antichità o dell'alto medioevo in Europa, proprio perché di provenienza avara. Fra le teorie che volevano delineare l'origine di questa popolazione di cavalieri, ce n'era una che faceva riferimento all'Oriente dal nostro punto di vista più estremo. Faceva riferimento al Khaganato Rohirrim, caduto a metà del VI secolo per un'insurrezione di popolazioni turche. Secondo questa teoria, alcuni fuoriusciti, alcuni scampati da questo collasso, sarebbero proprio gli stessi avari arrivati alcuni anni dopo, una manciata di anni dopo, dall'altro lato del continente eurasiatico, in quel bacino pannonico che era un pochino il crogiolo dei movimenti di popolazioni all'inizio dell'Alto Medioevo. Ecco, questa teoria è sempre stata molto affascinante. Per noi occidentali poi tra l'altro risulta difficile collocare nello spazio e nel tempo questo Khaganato, la sua importanza, e forse l'unico riferimento pop che abbiamo a disposizione sono le trasposizioni Disney, live action e cartunesche della leggenda di Mulan, in quanto questo Khaganato Rohirrim altri non sarebbero che i cattivi di Mulan. Quindi parliamo di qualcosa di veramente molto lontano dall'immaginario alto medievale come lo abbiamo costruito in questi anni. Ecco, questo studio sul DNA fatto sui resti ossei delle elite avare in Pannonia e paragonato con i resti ossei delle elite del Khaganato Rohirrim, parebbero indicare una continuità diretta, sarebbero veramente provenienti da lì. Va detto che all'interno dei dati c'è una parte minoritaria di individui che sembrano avere un bacino genetico leggermente diverso. È difficile specificare, è difficile capire se
fossero già parte dell'elite avara in partenza e quindi fossero, diciamo, misti al momento della partenza, o se siano stati raccolti lungo la migrazione verso occidente. Resta il fatto che ci troviamo di fronte appunto a una popolazione che in un periodo in cui, soprattutto nella Vulgata, no, non ci si muoveva, le strade erano difficili, i commerci erano, tutto viveva nella dimensione del villaggio. Ecco, questa popolazione attraversa sostanzialmente il continente per intero, passando appunto dall'Asia all'Europa, in pochissimi anni, perché se la caduta del Kaganato è della metà del VI secolo e subito dopo la metà del VI secolo li ritroviamo in Pannonia, vuol dire che lo spostamento è stato veramente velocissimo. Ci sono dei riferimenti storici a questi avari, all'essere stati inseguiti dalle tribù turche, al fatto che venissero accusati di utilizzare il nome avari in maniera impropria, ma non sappiamo ovviamente quali informazioni fossero propaganda dei vari fronti e quali no. Questi nuovi dati scientifici legati allo studio del DNA lasciano appunto propendere per quella che era l'ipotesi più affascinante. Vi lascio ovviamente in descrizione il link all'articolo, è in inglese, è facilmente scaricabile in maniera assolutamente gratuita se volete approfondire un po' l'argomento. A tal proposito, a proposito di approfondimenti, nel caso foste interessati alla questione degli elmi lamellari, delle armature lamellari, fatecelo sapere, possiamo pensare a un video al riguardo. In merito al nostro amico che ci aveva chiesto un video invece sulla Tuscia longobarda, stiamo aspettando l'arrivo del catalogo della mostra che si era tenuta quest'estate al Museo Archeologico d'Arte della Maremma di Grosseto, e quindi partiremo da quello e dall'unboxing del catalogo per parlare dei Longobardi in Toscana. Vi ricordo come sempre di seguirci su Facebook, su Instagram, in modo da poter comunicare con noi in maniera più diretta, e se volete supportare i nostri progetti come quello del piccolo villaggio sperimentale che stiamo costruendo solo con attrezzi a mano tradizionali in un bosco qui vicino, vi ricordo anche la presenza della pagina Patreon che trovate sia in alto nella pagina principale di YouTube sia nella descrizione del video. Bene, grazie di tutto e a presto, Mandi!